Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Questa è la storia di come mia moglie mi ha tradito con un suo collega. Un caso purtroppo comune, come nel mio, dove molte mogli tradiscono con uomini con cui lavorano. Nel mio caso, mia moglie ha confessato di avermi tradito. Non dimenticherò mai quel giorno. Era una pittoresca mattina di domenica quando tutto è crollato. Ero fuori sul patio dietro casa, sorseggiando caffè e leggendo il giornale, godendomi l'ultimo giorno del weekend. Fu allora che mia moglie Michelle venne fuori di corsa. Le lacrime già le rigavano il volto. Michelle voleva parlarmi di qualcosa. Posai lentamente la tazza di caffè, un nodo si formò nello stomaco. Qualunque cosa avesse da dire, sapevo che non sarebbe stato nulla di buono. Io e Michelle ci eravamo incontrati al secondo anno all'Università del Michigan. Eravamo entrambi in fila per una lezione sovraffollata di biologia quando iniziamo a conversare per passare il tempo. Io ero un ragazzo di campagna dell'Ohio rurale e non avevo mai incontrato nessuno come Michelle prima. Era una studentessa di arte di Chicago che parlava con sicurezza e questo mi affascinava. Saltammo la lezione e prendemmo un caffè insieme, parlando per ore. Dopo quel primo incontro fortuito, io e Michelle iniziamo a trascorrere tutto il nostro tempo libero insieme. Sentivamo entrambi un legame istantaneo come mai prima d'ora. Mi incontravo con lei dopo le lezioni per aiutarla a criticare i suoi ultimi dipinti. Lei mi aiutava a studiare prima degli esami importanti, mantenendomi concentrato. Alla fine del primo anno decidemmo di rimanere ad Ann Arbor per il semestre estivo, solo per stare vicini. Quando arrivò l'ultimo anno, non c'erano dubbi che volevamo costruire una vita insieme dopo l'università. Dopo la laurea, trovai un lavoro come ingegnere in Ohio, mentre Michelle continuava a perseguire la sua pittura a Chicago. Abbiamo fatto funzionare la relazione a distanza per un po', visitandoci a vicenda nei fine settimana, ma dopo un anno eravamo entrambi stanchi di passare così tante notti separati. Qualche mese dopo, chiesi a Michelle di sposarmi sui gradini del suo museo preferito. Il nostro matrimonio l'estate seguente fu intimo ma pieno di risate e amore. Recitammo i voti che avevamo scritto noi stessi davanti a 50 dei nostri amici e familiari più stretti. Ricordo Michelle, radiosa mentre camminava verso l'altare, in un semplice vestito avorio che si addiceva perfettamente al suo stile artistico. I suoi capelli rossi brillavano come il rame alla luce del sole che filtrava dalle finestre. Non potevo credere che quella donna incredibile fosse mia per la vita. I primi 5 anni del nostro matrimonio furono pieni di scoperte e piaceri dell'amore giovane. Esploravamo la città insieme, provando nuovi ristoranti e musei, facendo gite in campeggio in Michigan, dove tutto era iniziato. Adottavamo un gattino di razza Tabby che chiamammo Tigre e, in generale, godevamo della compagnia reciproca. Quando i bambini iniziarono la scuola, Michelle iniziò a parlare di ritornare al lavoro. Le mancava la conversazione con gli adulti e il senso di scopo al di fuori della casa. Ero completamente a sostegno, anche se ciò significava spese aumentate per la cura dei bambini e le attività per tenerli occupati. Volevo solo che Michelle si sentisse realizzata e perseguisse nuovamente le sue passioni. Si presentò a diversi colloqui prima di ottenere un lavoro come grafica in una grande agenzia pubblicitaria in città. Ero così orgoglioso di lei per essersi attenuta ai suoi interessi creativi. I primi mesi sembravano andare liscio. Michelle tornava a casa entusiasta dei progetti su cui stava lavorando e dei colleghi che apprezzava. In retrospettiva, è allora che piccoli segni preoccupanti iniziarono a insinuarsi. Aveva improvvisamente molte più scadenze che la costringevano a restare tardi in ufficio. Iniziò a parlare con cautela al telefono e a silenziare il cellulare intorno a me. Pensavo che fosse la pressione di un nuovo lavoro e cercavo di non pensarci troppo. Ma la mia intuizione stava suonando campanelli d'allarme che non riuscivo a silenziare. Seduti insieme sul patio quella domenica mattina, mentre Michelle si sfogava e confessava la verità sordida, tutti i dubbi e i sospetti caddero dolorosamente al loro posto.
Per quasi un anno aveva avuto una relazione con un collega, un direttore creativo sposato dell'agenzia di nome Josh. Il mio cuore e la mia mente si agitarono, inondati di domande. Come poteva ingannarmi così? Non eravamo felici? Quando aveva iniziato a disfarsi il nostro matrimonio senza che me ne accorgessi? Ma in quel momento nessuna delle domande aveva più importanza. Michelle aveva tradito il legame fondamentale di fiducia tra noi. Le promesse fatte davanti ai nostri cari ora sembravano parole vuote. Questo tradimento rischiava di devastare l'infanzia di Alex e Kylie. Dopo il primo shock, un calmo senso di rassegnazione mi pervase. Dissi a Michelle, con quanta più calma potevo, che se amava davvero quest'uomo, il nostro matrimonio era finito. Avrei contattato il mio avvocato il lunedì mattina per avviare le pratiche di divorzio. Tra le lacrime, Michelle implorava un'altra possibilità, giurando che era stato solo un'avventura sciocca di cui ora si pentiva. Ma era troppo tardi per rimorsi o scuse. Il danno era stato fatto e ero devastato. Nel profondo del mio cuore sapevo che non c'era modo di tornare indietro. Quella sera stessa ho delicatamente spiegato la situazione ad Alex e Kylie, abbracciandoli mentre cercavo le parole giuste. Erano confusi e turbati, ovviamente. Ho fatto del mio meglio per rassicurarli che sia la loro mamma che io li amavamo incondizionatamente, anche se il nostro matrimonio stava finendo. Ci sarebbero stati adeguamenti difficili, ma li avremmo affrontati come una famiglia. Dopo aver chiamato un avvocato su consiglio di un amico, ho incontrato un'avvocata il giorno successivo. Aveva decenni di esperienza nella gestione di divorzi complessi e questioni di custodia dei figli. Nelle settimane successive abbiamo citato in giudizio i registri telefonici e finanziari di Michelle, che hanno fornito chiare prove dell'ampiezza del suo inganno. Aveva speso migliaia dei nostri risparmi condivisi in regali e vacanze lussuose con il suo amante. Ero stupito e nauseato nel realizzare quanto a lungo mi avesse mentito. La mia avvocata ha assicurato che ottenessi un accordo equo e un accordo di custodia adeguato, date le circostanze. Quando Michelle si è finalmente trasferita un mese dopo, devo ammettere che una parte di me si è sentita sollevata. La finzione che la nostra relazione potesse essere salvata era finita. Alex e Kylie stavano lottando, ma si stavano gradualmente adattando alla nuova realtà. Ci siamo sistemati in una routine di trascorrere le serate infrasettimanali insieme, alternando i fine settimana a casa di Michelle. Intraprendere improvvisamente il mondo degli appuntamenti online è stata un'avventura. I miei amici cercavano sempre di trascinarmi nei bar, ma i club rumorosi e affollati non sono mai stati il mio ambiente. Su suggerimento di un amico, ho deciso di provare uno dei siti di incontri più conosciuti. Dopo alcuni incontri senza successo, ho connesso con una donna di nome Pam, che lavorava in un centro no profit in città. Era spiritosa e disinvolta, e ci siamo capiti subito. Era bello ricordare che poteva esserci vita e luce dopo il buio del tradimento. Pam ha abbracciato i miei figli, conoscendoli lentamente durante le serate pizza in famiglia e le gite al parco. 1 anno e mezzo dopo, quando Pam ha proposto di fare il nostro primo grande viaggio insieme per un'escursione nel West, ho capito che era la donna giusta. Dalle vedute maestose agli inconvenienti divertenti, tutto sembrava giusto con lei al mio fianco. Il mio divorzio da Michelle è andato liscio, per quanto possibile in questi casi. Lei non ha contestato nessun aspetto dell'accordo, credo per colpa del suo ruolo nella dissoluzione del nostro matrimonio. Siamo riusciti a rimanere cordiali per il bene dei bambini, arrivando persino a scambiare occasionali chiacchiere amichevoli agli eventi scolastici e sportivi di Alex e Kylie. Guardando indietro ora, 10 anni dopo che tutto è crollato, sono grato per le lezioni apprese dalla difficoltà. Sono uscito più saggio e con una maggiore apprezzazione per l'onestà nelle relazioni. Ho imparato ad aprirmi a nuove possibilità, anziché chiudermi per paura di essere ferito di nuovo. E in Pam ho trovato una compagna che tiene alla fiducia e alla comunicazione tanto quanto me. Il nostro matrimonio, celebrato l'anno scorso, è stato piccolo ma gioioso, con Alex come mio testimone e Kylie come damigella. Michelle e il suo nuovo compagno, David, erano presenti, tifando per noi.
Mi stupisce come il percorso della vita possa cambiare e fiorire in modi inaspettati. La mia famiglia ora è diversa da quella che immaginavo, ma è ricca di risate, saggezza acquisita con fatica e legami rafforzati attraverso le tempeste che abbiamo superato insieme. Il futuro si prospetta luminoso davanti a noi. Prima di sposarmi con Pam, dire ai miei genitori che mi stavo divorziando è stato uno dei momenti più dolorosi di tutta quella terribile prova. Amavano Michelle e la consideravano una figlia. Pronunciare ad alta voce le parole «Michelle ha tradito» e «ci stiamo divorziando» sembrava irreale, come se stesse accadendo a qualcun altro. Mio padre ha reagito per primo con rabbia, giurando che avrebbe fatto sentire a Michelle cosa pensava di quello che aveva fatto. Ho dovuto calmarlo, spiegando che non sarebbe stato utile abbassarsi al suo livello. Dopo aver sfogato la sua frustrazione, le spalle di mio padre si sono abbassate in segno di sconfitta e, con una voce roca piena di emozione, si è scusato per non avermi protetto meglio dal male. Mia madre non si è arrabbiata, ha solo pianto per il mio cuore spezzato, per il nostro futuro perduto, per i nipoti che ora avrebbero dovuto spostarsi tra due case. L'ho abbracciata mentre piangeva, sentendomi di nuovo un bambino. Mi ha detto che, indipendentemente da ciò che accadeva, avrei sempre avuto la mia famiglia dove tornare. Qualche anno dopo il divorzio, sono passato a casa di Michelle un fine settimana per prendere i bambini. Quando sono arrivato, lei era fuori a chiacchierare con un uomo che non riconoscevo. Mi ha presentato velocemente come il suo nuovo ragazzo, David. Ho gestito un sorriso educato e un saluto prima di entrare per prendere Alex e Kylie. Durante il viaggio di ritorno a casa mia, ero silenzioso mentre emozioni contrastanti mi agitavano dentro. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, Michelle che si rimetteva in gioco, andando avanti. Anche se ero di nuovo felice nella scena degli appuntamenti con Pam, una piccola parte di me aveva ancora sperato segretamente in una riconciliazione con Michelle un giorno. Vedere la prova tangibile che il nostro matrimonio era finito per sempre ha suscitato sentimenti complicati. Tristezza per ciò che era stato perso, sollievo per aver finalmente lasciato andare. Dopo aver lasciato i bambini, sono uscito sul patio dietro con una birra per elaborare tutto. Ho lasciato che il dolore e la rabbia mi travolgessero, ricordando i bei tempi prima che tutto andasse storto, versando qualche lacrima per il passato. Poi ho fatto un respiro profondo e mi sono concentrato sulle benedizioni nella mia vita ora. I miei figli avevano bisogno di me forte e centrato, gli amici che mi avevano sostenuto nei momenti più bui, il lavoro che trovavo significativo e lo spirito luminoso di Pam mi davano speranza per il futuro. Quella sera è stata un punto di svolta. Mi sono reso conto di essermi aggrappato all'illusione che Michelle e io potessimo ravvivare le cose un giorno. Vedendola felice con qualcun altro, mi ha liberato da quella fantasia. La vita era diversa ora, ma buona e in modi inaspettati. Ho trovato la forza di immergermi completamente in questa nuova stagione, finalmente libero. Ora sembra che nella mia vita ci sia una donna meravigliosa che sembra avere un rapporto naturale con i miei figli. I problemi che avevo nella mia precedente relazione sono inesistenti con la mia nuova moglie. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!